Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa ennesima trailer reaction. Chi ha visto i miei video precedenti avrà capito che ho un debole anche e soprattutto per gli action coreani di stampo militare, con caccia all'uomo, combattimenti corpo a corpo, inseguimenti e quant'altro. Quindi sono molto curioso di vedere questo trailer con voi di Agente Speciale, Special Agent, che vede la regia un esordiente, uno stuntman che è diventato regista, quindi è la sua prima opera. Vediamo soprattutto che tipo di storia sarà, da quanto sembra un agente dell'Intelligence, National Intelligence Service della Repubblica di Corea, che è incaricato di rimuovere alcune personalità che hanno partecipato alle operazioni di sviluppo di armi di distruzione di massa in Corea del Nord. Insomma, la solita storia stereotipata che poi viene presa come pretesto per inscenare dei combattimenti anche in contesti di sopravvivenza, quindi foreste, boschi e quant'altro. Questo tipo di storie, come dicevo prima, mi interessano particolarmente. Non abbiamo attori di spicco che insomma fanno pensare a un prodotto anche con un certo budget. Sembrerebbe un film coreano di stampo medio, ma viene in qualche modo pubblicizzato come il Reborn con Tak Sakaguchi, il Reborn coreano. Quindi Reborn era quel film meraviglioso, dipende poi dai punti di vista, molto interessante sotto l'aspetto tecnico, con grandi piani sequenza, con il grande Tak Sakaguchi che si distingueva per dei grandi combattimenti, di cui io ho preso alcune scene per il mio video delle 20 scene migliori di combattimento negli ultimi 10 anni, e che trovate sempre su questo canale e che vi invito a recuperare per farvi un'idea. Quindi lo pubblicizzano come il Reborn coreano. A me vedendo la locandina sembra, e vedendo anche le facce soprattutto del protagonista, questo Lee Jae-yeon, che francamente non conosco, ho visto alcune foto e mi sembra un personaggio di copertina molto fisicato, ma ha un volto anche con poco carisma, nulla a che vedere con Tak Sakaguchi, quindi anche questo mi fa essere un po' prevenuto. Però rimango curioso del 3 perché questo tipo di storie mi interessano molto. Vediamolo insieme. 박원철, 대한민국 국가정보원 수수, 대북 기밀정보 수집 및 암살 담당. 정부에 의하면 지금 북한에서 대량 살상용 생화학 신무기를 개발한다고 하는데. 그러지. 본론이 뭡니까? 한 번 더 올라갔다 오죠. 위에서는 지금 송영범 박사 제거를 원하고 있다. 데려올게. 날 랍으로 데려가 주시오. 무조건 생포하라. 부대의 명예를 더럽히지 마라. 계획된 게 아니었어. 더 큰 희생을 막는 게 내 임무다. 그쪽은 딴 데 있어. 내가 만든 희생 증명해라. Mi fanno sempre divertire questo modo di coreografare l'azione dal punto di vista militare dei coreani. A volte esagerano un po' nei gesti, in questi slanci sportivi che poco hanno a che vedere con magari con dei combattimenti corpo a corpo realistici, quindi mi sembra un po' troppo esasperato. Poi quando vedo questo tipo di storie ambientate nel bosco, quindi magari probabilmente sarà lui che sarà stato inviato in questa missione, poi viene tradito a sua volta e altri uomini lo devono braccare, mi viene subito in mente film come per esempio The Hunting, La preda, quello di William Friedkin con Benicio del Toro e Tommy Lee Jones. Anche quello era un grande film, però lì c'era il mentore che andava a cercare l'allievo che era completamente impazzito, quindi era un film molto, molto forte sotto tanti aspetti.
ma tralasciando questo e i vari echi, i vari rimandi, sì, mi potrebbe far pensare a Reborn, ma al Reborn giapponese veramente non lo vede, secondo me da queste prime immagini che abbiamo visto non lo vede neanche da lontano. A differenza di altri film coreani mi sembra meno curato, sicuramente la fotografia non è a livelli di altri film che ho visto sudcoreani, quindi ho molti dubbi. Non mi sembra granché interessante, ero molto eccitato inizialmente, ma dalle immagini che ho visto non sono rimasto impressionato per niente. Però vediamo, soprattutto l'attore, come ho detto, principale non ha quel carisma che può avere un Tak Sakaguchi anche per trainare il film e portarlo sulle spalle. Tak Sakaguchi è una specie di monoespressione che cammina, ma è una macchina da combattimento, insomma ha carisma solo in quell'espressione, una sola ne ha. E questo invece, questo attore mi sembra solamente appunto un bell'imbusto. Ho visto alcune foto, accennavo prima, da copertina, ma non ha impressionato né a livello marziale né, insomma non mi sembra granché il film. Vedremo, comunque è imminente uscita. Alla fine del mese dovrebbe uscire a livello nazionale in Corea, non si sa che distribuzione avrà, vedremo. Fatemi sapere nei commenti se invece a voi vi ha lasciato qualcosa in più di quello che ha lasciato a me, e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.